Questi contadini sono davvero strani. Sono strani, sono particolari, sono sempre irritati, sempre nervosi, si sentono sempre umiliati, hanno il peso del mondo addosso. È una cosa incredibile e sono depressi. La loro vita è nera. Loro vedono tutto nero. Il cielo è nero, la terra è nera, il pane è nero, la camicia è nera, è tutto nero per loro. Il loro colore fondamentale è il nero. E giocano d'astuzia. I contadini giocano d'astuzia. Non sanno contare, ma giocano d'astuzia. C'era qualche giorno fa, ho chiesto a un contadino se voleva conciarmi il prato e lui ci ha pensato un po', a guardarmi. Sì, vabbè, ma lei quanto mi dai? Non so, 20 rubli? Sono 20? Ci sta. Lui mi ha reso in faccia, ma com'è che... E io gli do da bere 20 rubli a mio figlio, e mio figlio muore di sete. Che fa con i 20 rubli? Muore con quei 20 rubli? No. Poi mi ha indicato un secchio rosso. Dentro era mezzo pieno di vodka. Io ho preso il secchio, gliel'ho dato. Allora è tutto contento, se n'è andato via. Non sanno contare i contadini. Con 20 rubli ce ne compri 4, 5 di quei secchi. Perché hai preso quel mezzo secchio di vodka? Sono strani i contadini. Sono sporchi i contadini. Si ubriacano i contadini. E quando camminano sembrano sempre un po' delle bestie sgraziate. Però non è una cosa che notano molti, non è una cosa che si vede subito. Ci vuole un attimo di tempo per capirlo, bisogna avvicinarsi un po'. Se tu riesci ad avvicinarti ai contadini un po' di più, a vedere chi sono, quello che fanno, vedi una piccolissima cosa, è un montagnetto, è un qualcosa di piccolo, sulla quale però gira tutto il loro sistema. Loro hanno capito qualcosa, loro sanno, loro credono in questo, credono che tutto il loro sistema di vita si basa attorno alla ricerca della verità. Cercano la verità e pensano che la loro salvezza possa arrivare da questo, dalla sincerità, dalla verità che hanno dentro. I contadini hanno un senso di giustizia e non sanno cosa significa la parola giustizia. Sai invece te, quando te lo parli, dai tuoi occhi, da come riesci a vedere, da come li usi, da cosa riesci a vedere al di fuori di te, di cosa riesci a vedere in questi contadini, di cosa riesci a vedere al di là delle cose, la tua gentilezza. Sei sempre molto gentile. Prendi sempre il tuo tempo a dire le cose. Sei sempre molto educato. Si vede che vedi un altro posto. Si vede che è un animo gentile. Si vede che vuoi fare la differenza. Si vede da come
ti brillano gli occhi, da cosa riesci a vedere, delle cose che ti succedono attorno, anche quando un contadino non sa contare, ti vuole solo prendere della vodka, tu riesci a vedere oltre. E questa cosa è meravigliosa. Questa è la cosa che mi ha spinta a venire qui con te, coi due occhi, ad essere qui con te adesso. Lo sai bene. Noi siamo persone diverse. Però questa voglia di migliorarsi, questa voglia di trovare lo spazio e il tempo per farlo, guida la nostra vita. Noi abbiamo una missione chiara, molto chiara, ad entrambi. E abbiamo deciso di dedicare la nostra vita insieme e portare questo faro di luce in un posto che è al buio, che secondo noi è il buio. E noi cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Siamo la luce. Noi siamo la luce. Ma questa luce come l'hai fabbricata con te? Tu hai deciso di venire qui, di cominciare ad alzarti così, le mani, e di lavorare. E tu hai lavorato tantissimo, mi sai? Hai lavorato tantissimo, tu la notte non dormivi e io leggevo tantissimo e mi scervellavo per capire come bonificare un terreno. E cercavo di capire quando è ora di piantare le vigne. E cercavo di capire qual è il modo migliore per approcciare certe donne del paese. Ci siamo messi in gioco. Noi siamo venuti qui pensando di fare la differenza, non è vero? Di fare la differenza, ma ti posso chiedere una cosa? Da quando sei qui, qualcosa è diverso? Sì. Noi siamo diversi. Io e te. Ma questa è una cosa... Siamo cambiati io e te perché abbiamo letto troppo. Perché tu hai lavorato troppo. Sì. Perché ti sei adesso hai perfino i grafi sulle note, E sulle mani, le cicatrici. sono belle, ogni volta che le guardo mi ricordo di quello che ho fatto, di dove ho messo il mano. Attorno a te. Cosa è cambiato? Attorno a noi. Cosa senti che sia modificato? Pipò ci ha smesso di bere. Nonostante tu sappia che quello che sta facendo morirà. Ma morirà! Al fegato devastato. Sì! Abbiamo portato delle scatole, le calzature, lui non le mette. No! Non le piacciono, è sincero con se stesso. Ed è bello questo in lui. È fatto così, è proprio bello questo. Io lo bacio quando lo vedo così. E lui mi scosta perché è un contadino. Questa signora, mi dispiace, continua a rubarci le mutande ogni giorno. Sì. Lei pensa che non lo sappiamo. Ma lo sappiamo, signora. Lo sappiamo. Le cose non stanno cambiando. Noi stiamo solo diventando più stanchi. Senti, vedo stanco. Io sono stanca. In verità, tu stai bene tu. Diciamo che bello il contadino, perché il contadino alla fine, con questo secchio, in qualche modo lui ce la fa. Ma che cosa dici? Che cosa dici? Il contadino va a casa e invece di dare da mangiare al figlio, gli manda la vodka a un bambino. È normale secondo te? Dove vedi questa bellezza? Tu la bellezza la vedi nell'annusare l'aria di questo posto. Che buona quest'aria, puzza di merda in verità, puzza di letame. Cosa è cambiato? Tu sei cambiato. Io sono cambiata. Io ho delle nozioni nuove. Adesso so qualcosa di più sulle vigne. Adesso mi sento una persona migliore perché ci ho provato. E tu ci hai provato. E poi? È migliorato, secondo te, se noi portiamo avanti questo modo di pensare, questa idea di cambiare, di provare a seminare in un posto come il tubiesce, un qualcosa che possa fare una bomba atomica, secondo te questo è il posto giusto? Secondo te con quello che noi facciamo noi riusciamo a smettere, a far sì che Pivotkin smetta di bere? Riusciamo a risolvere i problemi che hanno di educazione
quanti che venire qui e avere la presunzione che noi con quello che facciamo, con la fatica che facciamo, pensando in piccolo, cambiamo veramente le cose. Le guerre stanno continuando. La fame nel mondo continua ad esserci. Perché noi abbiamo creato delle scuole, l'economia non sta cambiando. Dove stiamo andando? Se noi continuiamo a stare qui, dove stiamo andando? Io penso che non bisogna pensare piccolo. Io penso che bisogna avere delle ambizioni, bisogna pensare di avere un'arena più grande, un luogo che possa accogliere questi pensieri, che sia aperto a questi pensieri, che abbia una filosofia diversa, che un paese che creda nei giovani in modo diverso, un paese che forse, invece di stare dietro a pensare a delle cagate, si sforzasse a capire Cosa? questo paese sta morendo. Tu vuoi fare un cambiamento, tu vuoi fare rumore, se lo farai anche, siamo autoprofessional, non so neanche dire, siamo a 50 km da un teatro, da un museo, non c'è spazio, non c'è aria, non c'è un posto dove una persona possa dire di poter respirare in qualche modo veramente un cambiamento. Io voglio essere in un posto dove io possa respirare un cambiamento. Io sento che ho bisogno di un posto che possa accogliere la diversità, che possa accogliere l'iniziativa, che possa accogliere la cosa che è essenziale, che alla fine è l'unica cosa che smuove tutti quanti, che è l'arte. Noi ci siamo detti una promessa. Abbiamo responsabilità. Abbiamo la responsabilità di noi stessi di come usare la nostra vita per fare un cambiamento. Io ho una responsabilità. Io qui non riesco a stare. Io qui non voglio stare. Io qui non sento che posso portare il cambiamento a nessuno. Io sento che bisogna avere coraggio, che bisogna tirare fuori i coglioni se si vuole veramente fare quello che si vuole fare. E questo non è il posto per farlo. Io ho voglia di spazio, io anche se sono piccola, cazzo, io so fare le cose, io so che posso scavalcare le montagne, io so che posso attraversare l'oceano, perché alla fine io mi sono fatta una promessa e